Esercizio di riconoscimento di traiettorie per la spalla. Questo esercizio è importante per il recupero della presa, in quanto la spalla ha il compito di permetterci di direzionare la mano nei vari punti dello spazio di riferimento all'oggetto. Pertanto è difficile pensare di poter recuperare questo aspetto della presa senza che il paziente abbia la capacità di comprendere in che direzione venga mossa la spalla. Nel posizionamento da seduti avremo questa situazione in cui il paziente si trova seduto correttamente sulla sedia con di fronte un tavolino. Per quanto riguarda la posizione da sdraiati non cambia molto, in quanto il paziente sarà sdraiato e il terapista seduto di fianco potrà effettuare tranquillamente il movimento del braccio proprio come lo mostro per la posizione da seduti. Per quanto riguarda l'attrezzatura non abbiamo bisogno altro che di un foglio e di un pennarello. Primo livello di calibrazione. Per quanto riguarda il riconoscimento in questo primo livello prenderemo in esame due figure molto semplici e diverse tra di loro e le disegneremo su questo foglio per semplificare la risposta del nostro paziente. Quindi disegneremo un triangolo ed un cerchio. Queste saranno le traiettorie da dover riconoscere. Allora, io adesso prendo il tuo braccio e lo uso come se fosse una grossa penna con cui disegnare in aria una di queste due forme qui. Quindi adesso io sto facendo un cerchio oppure un triangolo. Va bene? Senti che è la spalla che si muove? Quindi se devo fare il cerchio, senti che dentro si muove? Bene. Allora, adesso devi riconoscerle ad occhi chiusi però. Allora, cerchiamo di stendere il più possibile il braccio del paziente. Qualora non sia possibile perché presenti per tono, agiremo nel campo di lavoro che ci è permesso, senza andare a stirare i muscoli. Allora, pronto? Sì. Via. Dimmi. È il cerchio? È il cerchio, molto bene. Facciamo un altro, attenzione. È il cerchio? È sempre il cerchio, molto bene. Facciamo un altro. E stop. È il triangolo? E questa volta è il triangolo, tutto corretto, bene. Un errore che frequentemente si fa in casa è gestire il movimento in maniera scorretta. Infatti vi dicevo che questo è un esercizio prevalente per la spalla, quindi dobbiamo cercare di effettuare il movimento esclusivamente con la spalla. Quindi questo è un movimento eseguito con la spalla. Questo comincia a prendere e coinvolgere anche il gomito. Quindi cerchiamo di muovere il braccio in modo tale che sia la spalla ad effettuare la rotazione. Secondo livello di calibrazione. Quando ci rendiamo conto che il riconoscimento fra queste due figure è piuttosto semplice e il paziente non commette più errori, allora iniziamo ad inserire un'altra figura. In questo caso il quadrato. Benissimo. Allora, vi ricordo che il movimento che dobbiamo eseguire con l'arto superiore del nostro paziente deve rispettare quello che è il tono dei muscoli.
in quanto spesso è presente ipertono e spasticità e quindi non dobbiamo mai andare oltre alla resistenza che percepiamo del braccio del paziente. Pertanto è possibile anche, togli pure la mano destra, è possibile anche che ci siano delle condizioni per le quali non sia possibile lavorare su questo piano di lavoro, quindi sollevando la spalla, anche perché il paziente è possibile che possa sentire dolore. Quindi eseguiremo il movimento su un piano inferiore, su un piano più basso. Allora, abbiamo sempre quadrato, cerchio e triangolo, va bene? Sì. E stop. Quadrato? Questo è il quadrato, molto bene. Via via che sentiremo che la spalla e il braccio del paziente comincia in qualche modo a rilassarsi, allora potremo coinvolgere degli spazi di lavoro più ampi e più alti. Molto bene. Terzo livello di calibrazione, che è rappresentato dall'aumento della complessità delle traiettorie da riconoscere. Infatti, dopo queste tre figure semplici, inizieremo ad inserire le lettere dell'alfabeto, scritte in maiuscolo, e cominceremo con la B. In seguito vi spiegherò il criterio della scelta. Triangolo, cerchio, quadrato e B. Per intenderti, la B dal basso verso l'alto e poi effettueremo queste due pance. Va bene? Come se descrivessimo proprio su un foglio immaginario qui di fronte a noi. Allora. Via. Cerchio. Cerchio, molto bene. Cerchio? No. Se fosse stato il cerchio, ti avrei fatto di nuovo così. Prova a sentire meglio la spalla. Ti rifaccio la mia. La B. La B. Ecco, ricordati di non aiutarmi nel movimento. Quarto livello di calibrazione. Aggiungeremo via via più lettere dell'alfabeto con questo criterio. Devono essere tutte lettere che siano continuative, per intenderci che non abbiano la necessità di staccare la penna dal foglio. Quindi dopo la B avremo la C. La A l'abbiamo esclusa proprio per questo motivo, perché dovremo staccare la penna per effettuare il tratto centrale. Via via che il paziente ci dimostra di riconoscere con agilità queste figure che abbiamo appena scritto, aggiungeremo le altre, le successive. Quindi dopo la C, la D, poi la I, la L. Cominciamo intanto con queste. Pronto? Sì. Ora?
Senti, ce ne mettiamo un'altra, mettiamo anche la N, va bene? La faccio vedere così. Partiamo da qua. E stop. L. L, benissimo. Quinto livello di calibrazione. Ora la richiesta diviene più complessa. Infatti, il paziente, oltre a riconoscere la traiettoria e quindi la figura che stiamo disegnando con il suo braccio, deve riconoscere anche su quale piano la stiamo disegnando. Vi faccio un esempio. Allora, se facciamo questa figura, abbiamo fatto una D e l'abbiamo fatta però sul verticale, no? Quindi su un foglio posizionato in questo modo. Va bene? La stessa D però, io potrei fartela in questo modo, da qui. Va bene? E qui come lo chiamiamo questo piano? Orizzontale. Orizzontale. Ci sono pazienti che poi possono riferire di sentirla sulla lavagna o sul tavolino, non ha importanza. L'importante è la definizione del piano. O ci sono pazienti che hanno difficoltà ad esprimere quello che è il piano, allora possiamo chiedere di prendere il foglio e riprodurre, prendi pure, e riprodurre se il foglio si trova in verticale oppure in orizzontale, o richiedere anche con la mano di fare il gesto se verticale o se orizzontale. Facciamo un tentativo, dai. Dimmi pure. Orizzontale e cerchio. Perfetto, benissimo. Sesto livello di calibrazione. L'esercizio che vogliamo raggiungere una volta superato questo di confidenza è quello che troviamo nel capitolo 8 riguardante il riconoscimento di figure sul piano inclinabile.